Benvenuti a Dahab, la mecca del freedive in Egitto. Oggi voglio portarvi con me in un'avventura tra apnea nel deserto del Sinai e uno stile di vita che potrebbe cambiare anche il vostro. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Mattias e quest'oggi vi voglio portare con me a provare il freedive. Attraverso questa piccola guida analizzeremo i costi e quali sono i luoghi migliori da visitare in questa bellissima cittadina. Ora, senza perdere altro tempo, andiamo avanti con l'episodio. Trovare alloggio a Dahab non è per nulla difficile. La scelta è vasta e i prezzi contenuti. Questo è l'appartamento che abbiamo scelto. 5 minuti dal centro, 2 camere da letto e giardino condiviso a soli 600 euro al mese. Le opzioni per spostarsi a Dahab sono molteplici, dal noleggiare un'auto o uno scooter a prendere un taxi, ma la migliore resta sempre la buona e sana bicicletta. Bene, ora fermiamoci un secondo perché vi volevo parlare dei visti e dei permessi in Egitto. Se siete qui solo per 2 settimane in vacanza, nessun problema. L'unica cosa che vi sarà richiesta è di pagare una tassa di 25 euro all'aeroporto. Se invece siete interessati a spendere più tempo in Egitto, è possibile procurarsi una card come questa per la residenza temporanea. Validità di 6 mesi. Il tutto viene eseguito tramite la polizia locale di Sharm el Sheikh. L'unica cosa che dovrete ricordarvi è di portare 150 euro in contanti presso una banca all'interno dell'area di Sharm el Sheikh, stampare la ricevuta e portarla alla polizia. Il tutto verrà eseguito in 2 settimane di tempo. Come ho già detto, avrete 6 mesi per godervi l'Egitto e le sue meraviglie. Per i nostri allenamenti abbiamo deciso di affidarci ad una delle scuole conosciute in paese, Dahab Freedivers. Le sue recensioni sono ottime e la location ideale, giusto a 2 passi dal Lighthouse, uno dei main spot per freedivers. Ora, senza perdere altro tempo, andiamo a prepararci e a introdurre i materiali che andremo a utilizzare. Il primo materiale che andremo a vedere sono le pinne, fondamentali per darci la propulsione e aiutarci a muoverci nell'acqua. Se siete alle vostre prime armi, il mio consiglio è di iniziare con delle pinne in plastica, molto resistenti e con un prezzo accessibile. Altrimenti, se il vostro obiettivo è quello di allenarvi e fare il salto di qualità, il mio consiglio è di passare o della fibra di vetro o fibra di carbonio. Io personalmente ho optato per delle pinne in fibra di carbonio Setma, fabbricate in Italia. Ed ora passiamo alla muta. La cosa più importante che dobbiamo decidere quando scegliamo la nostra muta sono la taglia e lo spessore. Infatti, per diversa temperatura dell'acqua andremo a scegliere uno spessore diverso. Per quanto riguarda l'Egitto, un 3 mm farà il suo dovere. Non meno importante è la cintura con i pesi, indispensabile per aiutarci a contrastare il principio di galleggiamento. Ultimo elemento del puzzle di cui voglio parlarvi sono le maschere. Esistono svariati tipi e misure e potete scegliere quella che vi va più comoda. L'unico elemento che vogliamo prendere in considerazione è la quantità di volume contenuta all'interno della vostra maschera. Perché dico questo? Vogliamo scegliere la maschera con il minor volume possibile, perché superati i 15 metri di profondità la pressione inizierà ad aumentare. Maggiore il volume, maggiore il quantitativo d'aria che andrete ad espellere per equalizzare le vostre orecchie. Motivo per cui andiamo a scegliere una maschera con un volume minore e rendere l'equalizzazione più semplice. Ora che abbiamo tutto l'occorrente, recuperiamo la nostra boa e andiamo a fare un tuffo in acqua. Una piccola parentesi per quanto riguarda le scuole di freedive. A Dahab ci sono svariate scuole, le prezzistiche sono quasi tutte uguali, intorno ai 30-40 euro per una lezione singola. Se invece avete piacere di dividere la vostra lezione con un massimo di 3 allievi, il prezzo può abbassarsi, ma non più di 5 euro, e a voi la scelta. Per quanto riguarda l'attrezzatura, la maggior parte delle volte è inclusa con la lezione, quindi non avete il problema di dover portare il vostro materiale. Un'ultima cosa molto importante: se avete qualche patologia o qualche problema a livello respiratorio in passato, vi sarà richiesto di portare un certificato medico. E questo è tutto, continuiamo con l'episodio.
Che voi siate le vostre prime armi o dei freedivers un po' più navigati, è sempre utile fare un paio di lezioni con degli istruttori del posto, in modo da conoscere i pericoli e le situazioni da evitare. Arrivati alla nostra destinazione, ci organizziamo e facciamo un doppio check per vedere che tutto sia in ordine e in sicurezza, pronti per rilasciare la cima a una profondità di 10 o 15 metri per fare il primo riscaldamento, necessario prima di andare in profondità. Quando si procede con il riscaldamento, i movimenti devono essere lenti e continuativi, in modo da preservare l'energia. E il tutto va eseguito con la tecnica di free immersion, dove la cima è il nostro mezzo di propulsione. Arrivati alla fine della nostra cima, è di buona norma lasciarsi andare e godersi qualche secondo nella pace delle profondità, prima di riemergere. Ed ora è arrivato il momento di andare in profondità, utilizzando la tecnica di Biffin's Constant Weight, dove le pinne sono il nostro mezzo di propulsione e il nostro corpo deve essere il più idrodinamico possibile per poter preservare ossigeno ed energie. Intorno ai 25 metri di profondità, il principio di galleggiamento passerà da positivo a negativo e il nostro corpo inizierà a sprofondare verso l'abisso. A questo punto la parola chiave è calma e la tecnica da utilizzare è free fall o caduta libera, perfetta per preservare le energie e l'ossigeno prima della risalita. La risalita è il momento più cruciale, dove calma e persistenza convergono in un ultimo sforzo per raggiungere il tanto desiderato respiro. Il tutto va eseguito con tranquillità e i movimenti centellinati, in modo da non esaurire le ultime energie rimaste, sfruttando il gioco di pressioni da una profondità all'altra, aiutando il nostro corpo a riemergere senza troppi sforzi. Finita la nostra sessione di allenamento, vi voglio portare a vedere un altro iconico luogo di Dahab, chiamato Hill Garden. A soli 2 minuti di bicicletta da Lighthouse è un ottimo spot per praticare del kitesurf, windsurf o del semplice snorkeling. Ora prepariamo la nostra attrezzatura e andiamo a fare un tuffo in acqua a Hill Garden. Finita questa breve ma piacevole sessione, andiamo a farci un giro in centro a Dahab e cerchiamo un ristorante dove mangiare questa sera. Il centro di Dahab è molto vasto e si estende per tutto il lungomare, percorribile facilmente in bicicletta o a piedi. È ottimo per passare il pomeriggio o la serata. La scelta dei ristoranti è pressoché infinita, quindi potrete sbizzarrirvi ogni sera con un piatto diverso. I prezzi sono accessibili, con 6 euro a persona si può mangiare discretamente, fatta eccezione per certi ristoranti sul lungomare, che sono le classiche trappole per i turisti. La maggior parte dei locali possiede il wifi, quindi se lavorate in smart working nessun problema. Fate molta attenzione quando prelevate all'ATM perché le commissioni in Egitto sono molto alte, fino a 30 euro a prelievo. È sempre bene avere un po' di contanti in tasca perché molti locali non accettano carte di credito.
Qualche giorno dopo abbiamo organizzato il nostro tour all'imperdibile Blue Hole, un luogo magico che con i suoi 98 metri di profondità, le svariate insenature e la sua forma circolare ad anello dona un'esperienza mozzafiato da non perdere. A poco più di 20 minuti di strada da Dahab è consigliabile raggiungerlo via macchina e all'ingresso vi sarà richiesto passaporto e 10 euro di tassa. Sul posto ci sono un paio di ristoranti dove potrete lasciare la vostra attrezzatura, cambiarvi e farvi una doccia. Durante i periodi festivi i turisti possono essere molti. Il mio consiglio è di prenotare un tour la mattina presto, tra le 7 e le 9:30 del mattino, per godersi al meglio l'esperienza. Ed ora un'ultima immersione per confermare il mio record personale, 45 metri ottenuti in 1 mese e mezzo di allenamento. So good. Wow. Bene, per oggi è tutto, spero che questo episodio vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Se avete qualche feedback potete lasciarli nei commenti sottostanti. Se avete qualche domanda potete scrivermi un messaggio. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Il prossimo video ci vedrà in Portogallo a Peniche, una località famosa per le sue onde e il surf world class. Restate collegati e ci vediamo la prossima volta. Ciao!